Ci dice il suo nome e cognome? Sono Carmine Coletta. Il suo ruolo istituzionale qual è? Io sono il presidente della cantina di Solopaca Da quanti anni? da 9 anni. Quindi ha vissuto 9 anni di crescita del patrimonio vitivinicolo campano praticamente. Sì, in 9 anni ne sono trascorse di cose, ne sono passate abbiamo passato anche diverse avventure, come ricordo così subito l'alluvione del 2015, diverse problematiche legate al fatto che quando si coltiva, quando si ha a che fare con l'agricoltura e quindi con qualcosa legato alla natura, spesso quindi le condizioni atmosferiche ci condizionano appunto il nostro lavoro, e quindi peronospore, ma noi ce la siamo sempre grandinate, storiche, quindi alluvioni, ma ce la siamo sempre cavate. In questi 9 anni ne abbiamo viste di belle, ma ce la siamo sempre cavati, grazie anche alla tenacia dei nostri soci, che sono prima di tutto dei sanniti e quindi dalla testatura, e poi sono temprati dal lavoro dei campi, che hanno sempre fatto questo e non si sono lasciati mai scoraggiare da tutte queste cose che sono capitate. Cos'è cambiato in questi 9 anni tra i suoi soci, nella produzione del vino, se è cambiato qualcosa? Ma diciamo che questa cooperativa nasce in un momento in cui c'era bisogno di far rimanere il valore aggiunto delle produzioni sul territorio, perché il Solopaca era un vino, che veniva fatto a Napoli, non veniva fatto in loco. Noi producevamo le uve e davamo ai napoletani e casertani che venivano a comprarlo, e purtroppo speculavano. Essendo un prodotto deperibile, noi avevamo un luogo qui, il Ponte Maria Cristina, dove si svolgeva il mercato delle uve, dove venivano accatastate le uve, ammassate le uve, venivano i napoletani, le acquistavano a pochi soldi a volte, e quindi il valore aggiunto non rimaneva a noi ma andava a Napoli. Poi i nostri soci, 25 soci fondatori, hanno avuto l'idea lungimirante di creare questa cooperativa, e da allora siamo adesso diventati 600. Ma tante cose sono cambiate in questi anni, come diceva lei, perché è nata da quel momento, è nata una cooperativa da una mentalità prettamente che produceva sfusi, si è trasformata, si è piano piano avviata verso un percorso più di qualità, ma ci stiamo attrezzando, non ultimo adesso delle consulenze a enologi importanti che abbiamo affidato, per poterci fare sia dei progetti di qualità della nostra, per esempio, selezione ore, quindi orientata alla oreca, al settore oreca, e sia poi per quanto riguarda la zonizzazione, orientata principalmente sulla falanghina. Quindi faremo delle sperimentazioni sulla falanghina, stiamo mappando tutti i soci produttori di falanghina, li stiamo catastarizzando, insomma stiamo facendo un lavoro del genere. Nel giro di qualche anno, spero un anno, riusciamo ad avere dei lavori poi che saranno tangibili, insomma non solo sono chiacchiere, da presentare poi ai soci, a chi e a tutti quelli che vogliono sapere queste cose. Quando è nata la cantina, i soci della cantina di Solopaca che tipo di uve allevavano? Ma il famoso Solopaca era costituito da un blend, non era, era un uvaggio, quindi non era un monovitigno, come adesso invece purtroppo le mode vanno verso i monovitigni, mode che sono partite dai francesi sicuramente. Noi invece il Solopaca abbiamo sempre fatto con uve locali, autoctone, che erano tantissime. Purtroppo però devo dire che se ne è persa un po' anche questo patrimonio, si è perso, perché negli anni 70, quando si è riconosciuta la DOP, prima era la DOP Solopaca, invece poi da 20 anni da 10 anni è diventata DOC Sannio, come saprete, ma prima era la DOC Solopaca. Quando è iniziata questa DOC si sono introdotti 2 vitigni fondamentali nella composizione di questo Solopaca rosso, e 2 nella composizione del Solopaca bianco, che è il Sangiovese e Aglianico,
prima era nella composizione del 60% di Sangiovese e il 40% di Aglianico, e Malvasia e Trebbiano per i bianchi. Quindi tutti gli altri vitigni che erano presenti sul territorio sono scomparsi. Se ne trova ancora qualcuno in qualche vecchio vigneto, ma purtroppo non facendo un'operazione di salvataggio di questi vitigni, purtroppo andranno persi. Ma purtroppo la standardizzazione delle produzioni ci ha portato a questo, insomma. Quali erano questi vitigni? I vitigni, alcuni io non è che me li ricordo proprio, perché sono iniziato a scomparire quando sono nato io. Comunque la chiamava la lingua di femmina, Opia de Parum, a Barbera, come la chiamava, la Nostrana, ce ne stavano sicuramente altri che non me ne ricordo sinceramente. Questi sono quelli che mi ricordo. Quindi, se ho capito bene, per lei il disciplinare, in qualche modo il primo disciplinare, ha un po' frenato la biodiversità del territorio. Sì, sono stati dei lavori, purtroppo questi sono lavori fatti in un momento, in un'epoca in cui si dava poca attenzione, si ascoltava poco il mondo agricolo e si facevano tanti lavori a tavolino. A proposito invece dei soci della cantina di Solopaca, oggi ha detto che sono 600? Sì. Che cosa producono? Allora, i 600 soci della cantina di Solopaca, che coltivano circa 1000 ettari di vigneti su un territorio che va da Benevento Alta fino al confine con Caserta, al Vignano, e quello che si produce maggiormente adesso, diciamo, è la falanghina sicuramente, ma anche aglianico, come altri vitigni minori, diciamo minori, ma che minori non sono, come il Greco, il Fiano, Coda di Volpe, un po' di Moscato, Barbera del Sannio, che adesso si chiamerà Camaiola, con l'uscita probabilmente verso gennaio-febbraio ci sarà anche una modifica dei disciplinari, per cui non sarà più Barbera del Sannio ma Camaiola, e che forse questo è il vitigno, quello più autoctono, e che esploderà poi anche questo, insomma, quello più autoctono, sul quale poi si è lavorato parecchio e adesso si stanno raccogliendo dei risultati. Barbera del Sannio. Barbera del Sannio, che si chiama... In che senso il più autoctono? E perché questo ci sono dei documenti, hanno dimostrato, studiando, che nella zona di Castelvenere, quindi un po' di Guardia, lì pare che ci fosse coltivata da parecchio questo, che però ha avuto vari nomi, varie situazioni, che per un puro caso si è chiamato Barbera per un momento, ma che Barbera non è, perché Barbera d'Asti è una cosa e questa è un'altra. Però adesso pare che abbiano dimostrato che è un vitigno proprio autoctono solo di questa zona e che chiamano appunto Camaiola. Quindi la falanghina in questo processo, in questi anni, quando è subentrata? Ma la falanghina è negli anni '80. Da questa ricerca, la falanghina in realtà viene dall'area diciamo, dovrebbe, almeno la zona di Bonea, la zona di l'altra parte, come si dice, la parte da parte dello Taburno, insomma, dall'altra parte, verso Montesarchio eccetera, lì ci stavano delle coltivazioni di questa uva particolare piuttosto aspra, alla quale non ci si dava molta importanza perché dava un vino molto aspro, nel senso ha le caratteristiche di citrino, insomma sa di agrume molto forte, soprattutto se non raggiunge la giusta maturazione, e non ci si dava molta importanza. Poi qualcuno come l'ingegnere Mustilli di Sant'Agata ha iniziato a lavorare intorno a queste uve, e le cooperative, devo dire, anche hanno iniziato a interessarsi, quelle che volevano fare più sperimentazioni come Solopaca, la Guardiense, e avendo la falanghina una caratteristica molto importante di un'acidità molto spiccata, costituiva delle basi spumanti molto buone, e sono iniziato a fare degli esperimenti. La cantina di Solopaca nel 1985 ha iniziato a fare lo spumante, ci siamo dotati di un impianto di spumantizzazione e
La Guardiense dice che hanno iniziato prima loro, noi diciamo che abbiamo iniziato prima noi. In un convegno pubblico abbiamo stabilito che abbiamo iniziato tutte e due nel 1985. Lei è proprio di Solopaca? No, non proprio vicino Solopaca. E ha vissuto questo territorio quindi da quando era... Sì, ci ho fatto le scuole medie a Solopaca. Era visto cambiare dal punto di vista paesaggistico questo territorio in questi anni? Diciamo il paesaggio vitato è rimasto più o meno immutato, anche se ecco un altro cambiamento c'è stato, devo dirlo questo, per il passaggio da una forma di allevamento orizzontale che noi utilizzavamo la raggiera cosiddetta passasoce, la chiamavano qui a raggiera appunto, c'è stata una conversione verso le spalliere, perché si sono dati contributi per poter impiantare la spalliera e tutti ovviamente per avere il contributo stanno convertendo. Allora, la spalliera è sicuramente utile per la raccolta meccanizzata, per meccanizzare tutto, ma anche la cimatura, varie operazioni culturali che possiamo fare con la spalliera e in ultimo la raccolta. Il problema è che noi abbiamo una parcellizzazione troppo spinta, abbiamo delle situazioni di vigneti molto piccoli e molto scomodi, dove non faremo mai la raccolta meccanizzata. Abbiamo queste spalliere e dove sì, la gestione non è proprio semplicissima se la devi fare a mano di una spalliera e niente, questo ha fatto sì poi che si abbandonasse quello che erano la raggiera, che comunque era qualcosa di storico. Perché? Perché nel nostro territorio, come per esempio, era caratterizzato da queste forme orizzontali, era una caratteristica del nostro territorio. Si coltivava facilmente, dava la possibilità di poter fare anche una consociazione con oliveti, perché qui era anche presente nei vigneti, erano presenti gli oliveti, erano presenti alberi da frutta. Vabbè, che questo era un tipo di coltura che ovviamente abbiamo abbandonato, perché avere adesso in mezzo ai vigneti gli olivi sicuramente non è facilissimo. La raggiera io la metterei più, cioè quelle che noi adesso chiamiamo i tendoni, nella pianura, dove si deve produrre perché il tendone ti consente di produrre tanto per ettaro. E quindi perché adesso quando noi non produciamo tutti i vini che produciamo, non finiscono tutti in bottiglia, una parte sono sfusi e li vendiamo come sfusi, ma ci dobbiamo confrontare sul mercato con gli sfusi che provengono dalla Puglia, per esempio, dove fanno un discorso del genere. Anche se l'uva la paghi a 20 centesimi, loro sono contenti perché 400 quintali per ettaro portano a casa 8.000 euro a ettaro. Ma se noi qua facciamo tutto un calderone, ci mettiamo le uve delle colline che producono 30 quintali a moggio, facciamo un vino sfuso che io devo vendere col prezzo di mercato, perché non posso dire ma noi siamo più bravi e più belli, quello è il prezzo di mercato e ti devi confrontare con quello della Puglia che è a 4 euro, 3,50 euro, dipende, pure a 2,90 euro a grado, per cui l'uva non la puoi pagare più di 17-18 centesimi, quello in collina lo ammazzi. Quello che può fare la quantità si salva un po', ma quello in collina l'hai ammazzato. Quindi quello in collina non deve pensare di produrre la quantità per mettersi nel serbatoio, facciamoci produrre la qualità. E questo significa fare la zonizzazione, facciamoci mettere i vitigni. Noi gli dobbiamo consigliare che vitigni mettere in collina. Loro devono chiedere in azienda che cosa devono mettere in quella zona. Questo dobbiamo arrivare. A proposito della raggiera, qual è la tecnica della raggiera? Cioè come funziona? Ma semplicemente la raggiera, mentre la raggiera, cosiddetto poi passasoce, in realtà è un ramo lungo, cosiddetto tesola, dove ci stanno poi un ramo che rimane sempre madre e dove ci stanno poi dei rami giovani che si fanno degli archetti. Sul ramo principale si fanno degli archetti e poi dove si pota si lascia un archetto, da dove finisce parte un altro archetto, si stanno in media tre archetti su un ramo principale e quelle sono tutte gemme che stanno su quel ramo.
Invece la spalliera normalmente si usa la potatura a gouillot, dove c'è uno sperone e un capo a frutto, sempre. Lo sperone che poi lascerà il capo per l'anno successivo e quello è il ramo dove ci stanno le gemme che fruttificano. Quindi diciamo che nella raggiera fatta bene, dura molto di più perché non si fanno tagli energici e produce sempre. I vitigni di spalliera e di raggiera possono durare 100 anni. Le spalliere dopo 25 anni le devi sostituire. Lei prima ha detto che mi sembra che più o meno siamo su un ettaro a socio fondamentalmente. Purtroppo sì, in media. Quindi sono tutte microaziende praticamente. Sì. Nel Sannio praticamente ogni famiglia produce vino. Ma per uso proprio penso proprio di sì. Sì, io penso che il 90% se lo fanno. Ancora oggi? Sì, ancora oggi c'è questa voglia, perché è bello farsi il vino. È una cosa molto bella. Sì, io penso che ognuno di noi se lo fa, il vino, un po' di vino. Perché è bello farsi il vino? E perché lo puoi fare, prima di tutto, tu fai la raccolta, senti come devo dire, il contatto diretto, perché tu la puoi toccare l'uva. La puoi toccare, la vinacci, metti le mani dentro, la tiri fuori quel profumo, quella cosa, e poi lo puoi fare con qualche figlio. La moglie no, quasi mai. Perché la moglie no? Perché le mogli sono quasi sempre poco interessate, almeno quando, no, sto scherzando, diciamo, le mogli che non sono del territorio, come nel mio caso una moglie inglese, per spiegargli un po' queste cose ho un po' più di difficoltà. Però i miei figli per esempio seguono e sono più... Ed è bello farlo queste cose in famiglia, il vino fresco, profumato. E si festeggia insieme? Ma sì, certo. Poi fra poco iniziano le piogge, quindi quella sulla nebbia delle montagne, la castagna, il vino novello, insomma sono momenti belli che il vino ci deve stare per forza. Quella è la prima volta che hai incontrato il vino della sua vita? Non mi ricordo, però noi abbiamo sempre prodotto vino, uva, siamo sempre stati soci di questa cooperativa, quindi io mi ricordo che venivo piccolo, sì, mi ricordo che mi portavano piccolo qua, mio padre mi portava per mano a vedere lo scarico dell'uva, però sono cresciuto qui, non lo so, i primi ricordi, non lo so. La cantina di Solopaca è molto legata anche alla festa dell'uva e del vino di Solopaca, che è una festa religiosa e popolare però, no? In entrambi i casi. Ma la festa dell'uva nasce come festa religiosa in onore della Madonna Addolorata, che diciamo si festeggiava facendo sfilare, ricoprendola con un manto fatto di uva, prima con i grappoli si facevano interi, poi nell'evoluzione si sono fatti i chicchi incollati. E uva vera quella che uva vera, certo. E poi questa processione che nasceva con questi cesti di uva portati dai buoi e poi è diventata più qualcosa di come devo dire, turistico, è troppo forse. E devo dire la verità, quest'anno abbiamo fatto un esperimento. È successo che il Covid, una delle cose positive, ci ha fatto riflettere su diverse cose. Non abbiamo potuto fare la classica festa dell'uva che si è sempre fatta con la sfilata dei carri, è stata fatta un qualcosa di ridotto, un po' light, diciamo, in forma dietetica, e è stata fatta una piccola festicciola, ma devo dire che è venuta carina perché sono venuti quelli interessati, non si è avuta quella folla perché poi vengono quel turismo di massa che non ti portano niente sul territorio, assolutamente, solo i parcheggi, i casini per i parcheggi, eccetera. E noi abbiamo fatto le visite in cantina con prenotazione facendo pagare un ticket, che non si è mai verificato questo, abbiamo fatto pagare un ticket e si hanno prenotato, hanno pagato, hanno visitato, hanno fatto la degustazione, quindi è come se avessimo fatto una sorta di selezione di turismo ed ha funzionato, e questo anche per il paese, devo dire la verità. Però i carri non hanno sfilato? I carri non hanno sfilato perché non potevano sfilare, però hanno fatto delle cose statiche, dei carri statici, qualcuno ha fatto il carro, qualcuno ha fatto un'opera, diciamo opere d'arte con l'uva, fermi in alcuni angoli, e sono state fatte mostre d'arte. Da dove viene presa l'uva per i carri? Viene offerta
dalle botteghe che realizzano i carri. Quindi offerte e regalate. Sì. Ed è uguale il territorio, quindi. Ovvio, sì. Quale? Vabbè, malvasia, normalmente quella è acino tondo, quindi la malvasia, poi ci sta pure un'altra che però non mi viene, la usano qua solo paga per fare, perché c'ha il grappolo diciamo spargola, perché se poi il grappolo serrato per andare, quelli si devono tagliare, quello non si deve stappare l'acino, si deve tagliare il peduncolo. C'è una signora, la forbicetta, che taglia tutti i peduncoli, perché se si stacca l'acino marcisce se si tira. Questo in genere tutte le frutte così, se si tira la frutta marcisce, invece si va tagliato proprio il peduncolo. Quindi ci sono delle signore che fanno... Sì, le signore anziane che fanno questo, i giovani incollano, i maschi fanno i meccanismi, perché ci sono i meccanismi gli automatismi che si devono muovere. Da quanto tempo si fa questa festa, che lei si ricorda? Ma quest'anno doveva essere 42, 43, sì, 42, 43 anni circa. Quindi è recente. Sì, diciamo come si dice, dargli un numero, numerarle è recente, sono 43 anni, ma come dicevo, come processione, perché alle processioni che si facevano prima non ci si dava un numero, la Madonna, quando sfilava, la Madonna sfilata numero 1, no, era una processione come tutti gli anni. Si faceva da prima? Sì, si faceva da... Anche la sfilata alle carri si faceva da prima? Sì, ma ti ripeto, i carri erano con i buoi prima. Quindi è stata rinominata. Però poi quando si è dato il concetto di sfilato con i turisti, di fare il carro col trattore, eccetera, sono 43 anni, la festa, diciamo, che prima chiamavano Sagra dell'Uva, prima si chiamava Sagra dell'Uva, poi è stata, diciamo, promossa a E festa. si fa prima della vendemmia praticamente, sempre. No, qui si fa la seconda domenica di settembre, sempre. Okay. E a proposito di ricordi di comunità, no? C'è qualche momento di festa dove il vino viene consumato insieme, si beve particolarmente insieme il vino? Sì, noi abbiamo sicuramente la tradizione del vino, il primo vino è a San Martino. Noi in cantina, allora, per legge il 31 ottobre viene fuori il novello, possiamo vendere il novello che in cantina produciamo. E poi intorno all'11 novembre facciamo cantina aperta a San Martino. Prima facevamo una bella manifestazione all'interno della cantina prima del Covid, dove facevamo accoglienza, facevamo 2 serate, una serata e 2 giorni, e ospitavamo le persone, facevamo dei coperti all'interno della nostra azienda, dove facevamo gli abbinamenti, castagne col novello, ma facevamo anche un primo, un secondo, e facevamo questa serata molto divertente, devo dire. La falanghina invece è un vitigno autoctono? Come spiegavo, la falanghina autoctona viene da Bonea, qui proprio di qua proprio, non proprio. Cioè non di Solopaca. Non è di Solopaca, però è vicino, insomma, ecco. Sì. Ma oggi la falanghina caratterizza il paesaggio del Sannio oppure no? Sì, devo dire, allora la falanghina è un vitigno che ci si è creduto, si è investito e con i disciplinari, quindi Falanghine del Sannio e l'IGT ha avuto per tanti anni è cresciuta. Purtroppo negli ultimi 3-4 anni ha avuto una battuta d'arresto, bisogna dirlo questo, perché non c'è stata una programmazione sul territorio, cioè noi come consorzio, vi posso dire perché facciamo un consorzio tutela dei vini del Sannio, registriamo un aumento annuale del 2% di consumo di fascette, perché lo sappiamo, perché prendono le fascette per imbottigliare, ci vogliono le fascette. Invece la superficie evitata cresce del 10%. E quindi questo ha fatto sì che purtroppo sul mercato negli ultimi 3-4 anni ha determinato un surplus di produzione, tanto è vero che si è corsi ai ripari con delle con delle azioni che cercano di contenere
il riconoscimento di DOC, e infatti la regione già sono 2 anni che ha bloccato le idoneità, non si possono più iscrivere vigneti Falanghina del Sannio DOP, e quindi da questo punto di vista è stato bloccato, quindi non crescerà più la richiesta, in modo da dare la possibilità di far assorbire la produzione in surplus. Solo un'ultima domanda, che cos'è il vino per lei? Il vino per me è poesia in bottiglia. Ci crede a questa cosa, è vero che ce l'ho tatuaggiato qui, quindi Cosa ha tatuato? il vino è poesia in bottiglia, e quindi perché il vino non è una bevanda idroalcolica. Siamo tutti buoni a mettere il vino, alcol, abbiamo fatto, no? Acqua e alcol. No, il vino ci dà la possibilità di parlare, stiamo insieme qua a parlare, ci siamo conosciuti grazie al vino, se no ognuno stava da un'altra parte. Possiamo festeggiare, possiamo brindare, possiamo fare tante cose con il vino, quindi il vino deve essere una passione prima di tutto per farlo, e poi per comunicarlo, e poi per tramandarlo. E quindi col vino si fanno tante cose belle, pure brutte se vengono fatte male, però, ma diciamo normalmente belle, quindi è una grossa passione.